Mio nonno nel 1930 ha iniziato la sua attività di venire qui in Puglia ad acquistare il grano e portarlo in Campania e lo distribuiva per lo più all'epoca ci stavano molti gli animali che venivano allevati in ogni famiglia. Dunque l'inizio con il grano è stato da parte di mio nonno. La seconda generazione, mio padre, invece ha iniziato a commercializzare pasta. In effetti lui era grossista di due pastifici pugliesi, Pastatamma e Pastambra, e per oltre 30 anni è stato concessionario in Campania di questi due pastifici. E il suo sogno è sempre stato quello là di realizzare un pastificio di prodotti speciali. Nel frattempo io ho iniziato a fare il rappresentante per una piccola azienda di paste speciali lì in Campania. E man mano mio padre, avendo i locali a disposizione da rimettere a nuovo, ha incominciato a dire: se a voi veramente interessa questa attività, io sono ben lieto di darvi una mano a realizzare questa avventura. Questa nicchia di mercato che si è andata sempre ad allargare di più alla ricerca del prodotto artigianale, ci si è anche fossilizzati di più su una ricerca di un prodotto qualitativamente migliore. Ci si è un attimino chiesti, il pubblico è cominciato un pochettino a chiedersi, così come capita in tanti altri alimenti, la qualità del prodotto che si mangia. Oggi i pastifici industriali essiccano da un minimo di 4 ore a un massimo di 8-10 ore. Un pastificio artigianale, per quanto voglia essere veloce, riesce a fare un prodotto in 14 ore dalla produzione. Chi invece vuole realmente fare un prodotto almeno vuole tentare di fare un prodotto di qualità, deve mettere in conto di dover fare una lenta essiccazione a basse temperature. Per assurdo si tende a considerare un buon prodotto quello che ha una cottura elevata, cioè quello che mantiene i tempi di cottura meglio. Io a tal proposito mi piace dire che è esattamente il contrario, nel senso che è difficile che troviate sul mercato una pasta industriale che scuocia, mentre è più probabile che si scuoci una pasta artigianale, per il semplice fatto che una lenta essiccazione a bassa temperatura ha un punto di cottura preciso. Superato quel limite la pasta tende a scuocersi, proprio perché mentre nella pasta industriale il prodotto è come se subisse una precottura, dunque una gelatinizzazione dell'amido avviene nel momento dell'essiccazione ad alta temperatura. Nella essiccazione artigianale questa gelatinizzazione avviene quando viene cotta. Per questo motivo a me piacerebbe poter scrivere sui pacchetti: controllate voi la cottura, trovare insomma una frase giusta per poter dire che il tempo di cottura sì è indicativo. È come dire: andiamoci a mangiare la pasta fresca che facevano le nostre nonne a mano, le orecchiette. Non penso che nessuno di voi si sia permesso di dire vicino alla nonna: nonna, però le orecchiette non cuociono tutte quante allo stesso momento. La macchina è il cuore di un pastificio, è questa macchina che è chiamata la pressa. Perché si chiama pressa? Perché come vedete, di dove stanno uscendo tutti questi capelli d'angelo, che sono non altro che gli spaghetti, lì è la trafila, sono delle trafile in bronzo. Pressa perché è una macchina impastatrice che imprime a queste trafile l'impasto. Un'altra cosa che mi ha spinto ad accogliere l'invito di Gabriele e di Antonio è stato soprattutto un ragionamento che mi sono fatto. Negli ultimi anni, seguendo il boom delle paste, si sono inseriti nel mondo pastaio un sacco di persone che non ci azzeccano niente. Negli ultimi 2 o 3 anni ho conosciuto su 10-12 pastifici solo 2 aziende che hanno un concetto sano, per il mio punto di vista, ma sicuramente lo è,
di gente che si è sacrificata una vita, come l'azienda Vallillo, come i ragazzi, come la famiglia Vallillo, nei campi per portare avanti il discorso dell'agricoltura, per valorizzare quello che fanno, e che ad un certo punto si sono detti: perché non completiamo insieme una filiera? E dunque questo è un altro punto che mi ha, come dire, mi ha dato molta più voglia di poter aiutare, e sono pochissimi, perché ormai il filone, come tutti i filoni che vanno, vengono quasi sempre accaparrati dai, diciamo, mi vendo l'azienda che vende televisori, mi metto a fare la pasta. Sono pochi che vengono già da un settore dove già lavoravano, e anche tanto, e si sono presi l'onere di fare altra fatica, perché produrre pasta è una cosa che secondo me è l'unica speranza che ci resta per mangiarci qualche cosa di positivo in futuro. L'azienda Vallillo ha un macchinario che produce 200 kg di pasta all'ora, e hanno una capacità produttiva intorno ai 5 quintali di pasta al giorno. Dunque la semola viene premiscelata, c'è una prima impastatrice, l'estrusione del prodotto, cioè il trabatto, che è il pre-incasto, il primo passaggio dal momento in cui esce il prodotto. Dopodiché si va nelle celle statiche di essiccazione, che per il tipo di essiccazione che hanno individuato è realmente essiccata in maniera lenta e a bassa temperatura. Si arriva a 42-44 gradi centigradi, con un'umidità molto alta nel tempo, in 24 ore. Diciamo che il prodotto che viene fatto oggi può essere imbustato dopodomani. Una struttura bellissima, modernissima, che mi auguro sia molto presto piccolina per il lavoro che dovranno fare.